Buongiorno e ben trovati. Oggi voglio rispondere a una ragazza che mi ha scritto già da qualche tempo e mi chiede, si chiama Lucrezia, e mi chiede: ciao Sergio, qualche tempo fa, dopo aver visto un tuo video sull'uso della flag, mi sono convinta ad usarla con uno dei miei cavalli, quello sinistro introverso, per dare più impulso al movimento. Inizialmente successione, yo-yo in fase 1, invio energico e andature ampie. Conoscendolo e temendo che si sarebbe abituato, l'ho usata pochissimo, evitando di rendergliela familiare. Cioè, ho lasciato che lui un po' la tepesse, ma i miei timori si sono avverati. Ora la flag non funziona più. Mi potresti dare un consiglio, magari trattando l'argomento in uno dei tuoi video? Allora, Lucrezia, vediamo un attimo se riesco a dare un aiuto a te e anche alle altre persone che stanno guardando questo video adesso. Quello che succede molto spesso quando le persone si approcciano all'equitazione naturale è che continuano ancora a pensare un po' come pensano gli esseri umani, no? Cioè che io per fare qualcosa devo utilizzare lo strumento, e il che è vero, ma in parte, ok? Con questo cosa voglio dire? È che non è tanto lo strumento che noi utilizziamo, ma è il nostro atteggiamento, cioè l'atteggiamento con cui andiamo a utilizzare quello strumento. Sapete un po', no? Che nell'equitazione naturale si parla, in particolar modo nel programma Parelli, si parla dei 3 ingredienti fondamentali che devono esserci per poter avere successo con i cavalli, che sono language, cioè il linguaggio, ok? E poi leadership e love, ok? Quindi love, language e leadership, in parti uguali. Poi avrete sicuramente sentito dire da me, ma anche da altri miei colleghi, che nel rapporto fra noi e il nostro cavallo ci deve essere un 51-49, nel senso che siamo amici, siamo partner, però quando c'è da prendere una decisione 51-49. Ecco, nei sinistri introversi, lui è Taco, se qualcuno di voi sicuramente mi ha seguito un po' in quest'ultimo anno l'avrà già visto. Lui è un sinistro introverso, abbastanza sinistro introverso, quindi non è un cavallino facile e quindi si diceva, no, che 51-49, 51 e 49 il cavallo. Ecco, nei sinistri introversi diciamo che si può pensare un po' anche a fare un po' 55 e 45, ok? Quindi dobbiamo essere leggermente spostati un pochino più sulla leadership. Non sempre, ma all'inizio sì, perché sono cavalli che hanno una loro opinione molto contrastante con la nostra. Di solito non sono cavalli che diciamo sono sempre in opposizione, non sempre, però spesso in opposizione, okay? È per questo che utilizziamo molto gli incentivi, che possono essere, ovviamente all'inizio può essere il cibo, ma poi può essere anche il fatto di carezzarli, di farli riposare, di grattarli, eccetera eccetera. Ora, c'è da dire questo, c'è una storiellina nel mondo dell'equitazione naturale che recita un po' meno così, come ve la racconto io. Si dice che le donne sono facilitate nel mondo dell'equitazione naturale perché hanno questa empatia naturale e quindi riescano a entrare in connessione con il loro cavallo, no? Ora non voglio entrare in questo argomento qua, però sul mio blog, che trovate su matteonihorsemanship.com, ci sono tutta una serie di ricerche scientifiche che hanno verificato e certificato che c'è questa sorta di
capacità da parte del cavallo di entrare in empatia con l'essere umano, no? Cioè quella che viene chiamata coerenza cardiaca. Comunque andatevela a recuperare, ci sono diversi articoli che ne parlano. Tornando al discorso che vi dicevo prima, la storiellina recita un po' così: le donne sono facilitate in questa cosa, nell'equitazione naturale, per via di questa loro grande caratteristica, però si dice che le donne hanno la porta aperta ma non sanno dove è e quindi non la trovano, mentre di rimando si dice che gli uomini sanno dove è la porta ma non riescono mai a trovare le chiavi anche se ce l'hanno in tasca. Questo in sostanza cosa significa? Significa che le donne sono troppo love e gli uomini sono troppo leadership, e questa cosa qua mina un pochino questo modo di lavorare con il cavallo, l'equitazione naturale, cioè tutto quello che circonda l'equitazione naturale, la filosofia che c'è dietro, perché non va bene né l'uno né l'altro, ok? Tutto questo per dire cosa? Che la bandierina, di cui noi abbiamo già parlato in altri video, è un aiuto perché ci fa un po' da amplificatore, quindi ci fa da amplificatore e di conseguenza quando noi andiamo a giocare con un cavallo sinistro introverso, quindi ricordiamo, sinistri introversi sono particolarmente statici, non hanno paura di nulla o comunque sono cavalli molto, molto tranquilli, molto sicuri di sé, non hanno bisogno di altri cavalli, non sono di solito collegati al branco, non gliene frega assolutamente nulla di noi, figurati, noi siamo predatori, loro non gliene frega assolutamente niente di stare dietro a noi, non cercano sicurezza in noi perché loro sono già sicuri di suo. Allora quando chiediamo qualcosa, utilizzare la bandierina ci può venire d'aiuto perché, come ho già spiegato in altri video, con poco riesco a ottenere molto di più, ok? E questo va bene, ma questo non significa che il cavallo deve temere lo strumento che sto utilizzando, ok? Cioè lui non deve avere paura dello strumento e io devo fare di tutto per far sì che lui non abbia paura dello strumento, ok? Ora lui non è abituato tantissimo alla bandierina perché la sua proprietaria ha iniziato da poco a utilizzarla, però tanto per farvi capire che io devo fare di tutto, gioco d'amici, lo sapete, è tutto lì, gioco d'amici, per evitare che lui abbia paura, quindi non voglio che tema la bandierina o qualsiasi cosa che io utilizzo, ma in realtà voglio che lui si colleghi al mio linguaggio del corpo, quindi questo in un primo momento mi può aiutare perché amplifica un po' l'energia che io ci metto, ma io devo collegare la sua risposta a un mio linguaggio del corpo, ben preciso, per cui io non posso usare questo senza concentrarmi sul mio linguaggio del corpo, altrimenti rischio che al momento che lui di questo qua non gliene frega più nulla, perché io l'ho fatto in maniera ripetuta mille volte, manca l'elemento iniziale, cioè manca il mio linguaggio del corpo, cioè al momento che questo non gli interessa più, non lo calcola più, non c'è qualche cosa che riguarda me che arriva al cavallo e gli fa capire cosa voglio, no? Ricordate un po' il concetto dello spostamento del posteriore. Io non voglio che il mio cavallo sposti il posteriore se uso lo stick, io voglio che il mio cavallo sposti il posteriore se io vado a mettere pressione guardando. Vedete, questo è il mio linguaggio del corpo. Dopo non funziona, allora andrò in fase 2, poi in fase 3 e se c'ho bisogno vado in fase 4 e riprovo, perché non voglio questo come risposta, non voglio questo, ma voglio che lui si sposti così. Adesso ero in fase 2 perché avevo leggermente inclinato questo, ma se sto qui un altro minuto lui mi risponderà in fase 1. Perché? Perché io quando lo uso, lo stick, ho accentuato tantissimo il mio linguaggio del corpo e quindi dopo, quando vado a riproporre il mio linguaggio del corpo senza lo stick, lui lo sa benissimo quello che chiedo. Ma qui entra un problema che ho notato molte volte negli studenti e che è semplicemente il fatto che molte volte all'inizio lo studente non pensa a quello che dovrà fare se il cavallo non risponde. Cioè, se il cavallo non mi risponde, io qui faccio fase 2, fase 3, fase 4, ma poi dopo vado a toccare
se lui non si sposta, perché io voglio mantenere quello che ho promesso al cavallo. Io gli ho promesso che non la userò lo stick, ma se lui non mi risponde userò lo stick. Io guardo il posteriore, alzo, ottimo, bravissimo, e allora qui sì metto l'incentivo, in questo caso sinistro introverso, uso anche il cibo. Rinforzo positivo insieme a rinforzo negativo, quindi si chiama rinforzo combinato. Ho fatto già un altro video in cui ne parlo, magari andatevelo a vedere. Quindi Lucrezia, tutto questo per dirti che il motivo per cui lui adesso non ti risponde più alla bandierina è perché ne hai abusato della bandierina, pensando che fosse, te ti sembra forse di aver fatto poco, ma sicuramente tu hai fatto troppo con la bandierina e poco con il tuo linguaggio del corpo, e soprattutto quando ce n'era bisogno non tu sei andata oltre, ti sei fermata al semplice sventolare la bandierina a lungo, e se lui non gliene frega più nulla, di cosa fai? Continui a sventolare la bandierina? No, si va avanti e si tocca, in quel caso lì tocchi, te vuoi creare scomodità, veramente scomodità, perché se a lui non gli interessa quello che io gli chiedo, io ho bisogno di diventare efficace, ma se invece lui mi risponde, voglio premiare subito. Non è una questione di forza, non è una questione di essere aggressivi, non è una questione di violenza, è una questione di progressione. Fase 1, 2, 3, 4, la fase 4 qual è? Questa è la fase 4? No! Questa non è la fase 4, la fase 4 è quando il cavallo mi risponde, perché se io vado in fase 4 e lui non mi risponde, vuol dire che questa non sono arrivato a toccare il livello di energia necessario per andare in fase 4. Ecco, là lo voglio quel posteriore, non dietro. Capito cosa voglio dire? La fase 4 è quella più alta che è necessario arrivare a fare perché il cavallo provi, faccia un tentativo di fare quello che noi gli chiediamo. Quindi se questo non ti basta più, aumenta forte e poi dopo tocca. Ok? Il gioco d'amici, come ho ripetuto veramente ormai all'infinito nei più di 200 video che ho fatto, il gioco d'amici serve per far rendere confidente, non desensibilizzare, rendere confidente il cavallo all'attrezzatura. Se lo usiamo in maniera sbagliata, come ad esempio andare sempre in fase 4 perché ci funziona, perché all'inizio magari sventolando un po' il cavallo si sposta, e io vado sempre in fase 4 e non cerco di portare indietro il cavallo a rispondere in fase 1, ecco che io non ho fatto altro che approccio in ritirata con quella fase 4 e quindi ho fatto altro che gioco d'amici con quella fase 4 e dopo un po' quella fase 4 sparisce, devo andare a cercare una fase 8 per poter avere di nuovo una fase 4. Quindi cos'è che puoi fare adesso? Aumentare il livello di energia che ci metti con la bandierina e se c'è bisogno andare a toccare. Magari ti suggerisco di provare, se ci hai messo un sacchetto, prova a metterci un sacchetto che sia un pochino più rumoroso, che scricchioli, ma ricordati che non è un problema di bandierina, è un problema di tuo atteggiamento, te devi metterci energia. Pet dice devi fare lo sguardo della suocera, ok? Cioè tutto il tuo corpo deve esprimere volontà di spostare il cavallo con una energia che veramente deve essere chiaro a tutto il mondo che ti sta guardando in quel momento lì che te desideri quella roba. Se no non è equitazione naturale, è equitazione tradizionale. Faccio quello, se non mi basta quell'attrezzatura la cambio, metto la carrucola, tiro da una parte, lego da quell'altra. Quella è equitazione tradizionale, non ce ne frega nulla a noi. Noi vogliamo utilizzare quello che Madre Natura ci ha dato e per assomigliare un pochino di più a loro e comunicare in una maniera che per loro sia più facile da comprendere, usiamo degli strumenti che ci allungano un po' il corpo. Si chiama Long Body Logic. Ok? Riflettete un po' su questa roba qua perché veramente non so in quanti video l'ho spiegata, però non mi stanco mai di rispiegarla perché è la famosa chiave che apre le porte di cui si parlava prima.
Se non riuscite a capire questa roba qua, potete usare quello che vi pare, potete usare tutta la forza che volete, potete usare tutta l'attrezzatura che volete, non state facendo equitazione naturale. Riflettete su questo, lasciatemi nei commenti le vostre riflessioni, spero che vi sia piaciuta un po' anche questa chiacchierata di oggi e se vi è piaciuta fatemelo sapere e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie, ciao! I met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. Back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road,